Dajiahao, bentornati! La settimana prossima in Cina si festeggerà il Capodanno, infatti ve ne parlerò, quindi cliccate la campanella per non perdervi il video. Oggi però vi mostrerò come si scrivono i 12 animali che compongono lo zodiaco cinese. Pronti? Preso carta e penna? Bene, allora Kaishiba, iniziamo! Il primo dei 12 animali è il topo, che si dice Shu, e il topo è proprio entrato nel 2020. Mi raccomando, una cosa importante è seguire l'ordine dei tratti, quindi seguire tratto dopo tratto ciò che faccio nel video. Mi raccomando, è molto importante. Il secondo animale è Niu, ovvero bue. Il carattere originale raffigurava la testa di una mucca con le sue 2 corna, mentre il carattere moderno ha perso la simmetria eliminando uno delle 2 corna, come infatti si può vedere nell'immagine. Vi voglio dire 2 parole, una all'interno ha Niu, mentre l'altra è comunque un derivato Xuan-nai, ovvero yogurt, invece latte si dice Nu-nai. La tigre, Hu, è il terzo animale. Il carattere rappresenta una tigre che si sta apprestando a saltare. Nell'oroscopo cinese simboleggia dinamicità e fermezza. È caratterizzata dalla sua ferocia che incute timore al sol pensiero. Dice il proverbio cinese: chi cavalca la tigre non vuole mai smettere. La parola Hu la troviamo per esempio nel portale internet Yahoo, che infatti si dice proprio Yahoo. Il quarto animale invece è il coniglio, che si traduce Tu. Il carattere rappresenta un coniglio in piedi sulle zampe posteriori con le orecchie rizzate. A proposito vi dico una curiosità: il coniglio è solitamente un animale molto tenero, inoffensivo, però se lo teniamo in gabbia soffre, un po' come tutti quanti gli animali. E questo concetto è forse raffigurato nel carattere Yuan, formato dal carattere coniglio sotto un tetto, Mian. E ciò appunto significa ingiustizia, oppressione. È anche molto facile secondo me ricordarlo. Il drago è il quinto animale dello zodiaco cinese. Nella cultura cinese il drago ha un ruolo molto importante, infatti rappresenta la fortuna, l'onore, il successo, la forza e la salute. In cinese drago si dice long. Il sesto animale è il serpente e si dice Shi. Secondo un mito, l'imperatore di Giada disse che l'ordine degli animali dello zodiaco sarebbe stato deciso dall'ordine in cui erano arrivati al suo cospetto. Il serpente e il drago erano veramente buoni amici, infatti sono arrivati esattamente nello stesso istante, ma sfortunatamente, a causa della differenza di dimensioni, l'imperatore di Giada ha visto prima il drago e successivamente il serpente. Ed ecco perché infatti nello zodiaco cinese il serpente è il sesto animale. Il settimo animale è il cavallo, ma il carattere rappresenta un cavallo rampante. Nella sua rappresentazione originale ha perso i dettagli mantenendo lo slancio stilizzato. Dice il proverbio cinese: il vecchio cavallo conosce la strada. Il prossimo animale è la pecora, Yang. Grazie alla sua natura docile e gentile, in Cina la pecora è il simbolo della tranquillità. La sua rappresentazione pittografica mostra una visione frontale della sua testa, completa dalle 2 corna alla sommità. Se in cinese volessimo dire capra, ovvero una pecora di montagna, diremo Shangyang. Infatti Shang sta per montagna. Invece agnello, ovvero il cucciolo della pecora, Xiaoyang. Infatti Xiao vuol dire piccolo. La scimmia Hou è tra gli animali il più nobile, essendo il più vicino all'uomo nella scala evolutiva. Possiamo ricordarci così la formazione del carattere cinese, Hou, composto dal radicale Qian, lo trovate infatti a sinistra nella sua forma compatta, che significa cane e per estensione animale, ed è composto anche dalla sua parte fonetica Hou, trovate infatti a destra, che significa marchese, in generale nobile. Il decimo animale è il gallo, Ji. Il carattere raffigura una mano che sostiene un uccello, Miao. Il pollo o il gallo è il principale uccello domestico nella tradizione rurale cinese
e viene rappresentato attraverso il concetto di sudditanza con l'uomo, ovvero la mano che lo sorregge. Per dire uovo in cinese si dice Qi Dan. Il penultimo animale, ovvero l'11°, è il cane. Gou è un carattere ricorsivo ed è composto dal radicale del carattere Qian nella forma compatta, lo trovate sempre a sinistra, che significa cane, e dalla componente fonetica che un tempo si pronunciava Gou, che significa frase. Il cane infatti è considerato l'animale che parla con l'uomo. Nella cultura cinese il maiale simboleggia la prosperità, nel calendario è il 12° e l'ultimo animale del ciclo e indica un anno particolarmente fortunato. Lo è stato il 2019, di certo non si può dire lo stesso del 2020. Dice il proverbio: il maestro non deve mai separarsi dai suoi libri, né il contadino dal suo maiale. In cinese maiale si dice Chu. Bene ragazzi, abbiamo concluso, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia fatto conoscere parole nuove e magari anche qualcosa in più del mondo dell'astrologia cinese. Vi do appuntamento a mercoledì prossimo alle ore 14, mi raccomando, e a presto!